ritrovati. Comunicare senza internet e senza la scheda telefonica. Come si fa? Col sistema LoRa. Avete visto gli altri post? Se non li avete visti, andateli a guardare. Sono queste schedine qua. Piccoli giocattoli nell'ordine dei 30, 40 euro, 20 euro. Ci sono quelle vecchie, partono da $15, $20, non molto, però serve la batteria, un'antenna magari più buona. Per comunicare vicino va bene quello che hanno loro. Per fare un po' più di chilometri ci vuole qualche altra antenna un pochettino più performante. Se non vi volete perdere, abbiamo anche la soluzione. Ci sono degli amici che ci aiutano e sono loro. LoRa Italia. Intanto, per chi non conosce il sistema, lo spiego. Come si fa a comunicare senza internet e senza la scheda telefonica? Questo è un sistema a bassa potenza che manda via messaggi, degli SMS, manda via la posizione se serve, manda via altri dati meteorologici. A chi serve? A chi vuole una comunicazione sicura parallela o a chi vuole comunicare con tutta Italia. Adesso vi facciamo vedere poi com'è la rete. Si può comunicare tra due apparecchi l'uno con l'altro, finita lì. Si mandano messaggi, posizione, dove non c'è campo o dove magari il campo non ce lo portiamo, dove non c'è internet, dove non c'è wireless, dove non c'è la linea telefonica, in montagna. Questi sono loro. Hanno un punto in montagna per poter comunicare un po' più lontano. Questo è un nodo e i client che si agganciano possono parlare tra di loro anche al doppio della lontananza che possono permettersi i due apparecchietti, che possono essere tipo questi qua. Non costano più di 100 euro. Il problema è che bisogna configurarli, perché usa una rete digitale, non si riescono a comprare, montare e far andare subito. Ci sono degli step da fare e i ragazzi di LoRa Italia ci possono aiutare a fare la miglior configurazione per le cose che ci servono. Va bene per un ecovillaggio, va bene per una famiglia che si vuol tenere contatto, va bene la comunicazione per tutta Italia, non troppo espressivo perché i caratteri sono pochi e la banda è piccola e quindi si consiglia di creare degli altri canali e dei sottocanali. Si può vedere dove siamo, se abbiamo il GPS, in soccorso, in difficoltà, in isolamento. Questa rete si presta a molte cose, non a mandar via tanti dati, solo SMS il minimo indispensabile. Andiamo a vedere con i ragazzi di LoRa Italia, andiamo a vedere, questo è un esempio di un monte che ripete uno che a valle, per arrivare sull'altro monte uno in basso devi ripeterlo. I due monti, se sono molto lontano, non si vedono perché la potenza è bassa. Allora il prezzo 15-30 euro per iniziare va benissimo, ma è importante non perdersi perché la frequenza libera è una sola, 868 MHz. LoRa lavora in questa situazione. Poi potete fare quello che volete, se la tecnologia permette di fare tante cose in wireless e via dicendo. Queste schedine qui si possono collegare anche al telefono o a un tablet o addirittura al computer per gestire i messaggi che arrivano, le impostazioni. Si può fare anche direttamente sull'apparecchietto perché la maggior parte hanno dei display. Ecco, questa è la rete. Questa è la rete però che passa tramite internet
per far sì che alcuni gruppi isolati, come vedete qui ci sono queste bolle che sono dei gruppi 18, 8, 41, addirittura in Sardegna 2, 8, sono tutti apparecchi accesi, sono collegati a Lora Italia e Lora Italia ce li fa vedere sulla mappa. Andiamo nello specifico. Ci vuole un attimo. Facciamo un po' di zoom. Andiamo a vedere Bologna. Ecco, a Imola non c'è nessuno segnato su questa mappa. Questa è la linea Emilia-Romagna, Rimini, Bologna. Questi piccoli gruppi sarebbero isolati senza questa rete che porta tutti i dati su internet. C'è un server che è appunto di Lora Italia, messo a disposizione gratuita per far arrivare i messaggi da una città all'altra. Questo ve lo faccio vedere perché è interessante. Dei villaggi si vogliono comunicare tra di loro, usano questa rete. Possono usare dei sottocanali dove i messaggi non vanno a intasare tutta l'Italia. Infatti i sottocanali sono regionali o addirittura si può creare un sottocanale per una città, appunto per un gruppo o per qualche amico, o rimanere anche tranquillamente isolati da tutta questa rete. Cosa c'è da sapere? Tutti i settaggi. Nella pagina trovate tutto. Vi faccio vedere qualcosina. A disposizione il software, vediamo, sì, come si configurano. Poi, vabbè, ci sono tante cose, perdetevi. C'è il confronto dell'hardware, questo è importante, ad esempio, come si fa a scegliere. Questo è un filtro autocostruito, sono in gamba anche su questo, però non interessa. Ecco qua, questo qui è, diciamo, un ponte, un nodo molto importante dove si collega anche a internet volendo, al Bluetooth, al computer, tramite Bluetooth o tramite wireless. Non c'è bisogno di internet, però se c'è internet si può collegare a internet e divulgare tutti gli apparecchi che ci sono lì vicino. Possono divulgare messaggi, possono divulgare dei piccoli dati sulla temperatura, sulla posizione, appunto. E questo è, diciamo, lo strumento più importante per gestire sia una piccola comunità che magari qualcuno che si vuole mettere a disposizione a fare rete. Qui è tutto privato, Ecco, questa parte qua è la parte più interessante perché secondo quello che voi volete fare c'è lo strumento giusto da comprare. Ci sono dei paragoni, potete chiedere un aiuto, ma assieme a loro proveremo a fare una rete amici dove non andremo a congestionare la comunità italiana, anche se ne faremo parte, e se qualche gruppo vuole mettere su un nodo un pochettino più importante troveremo il loro aiuto. Io spero di essere stato esaustivo su quello che vi abbiamo fatto vedere. Se ci sono delle domande fatele tranquillamente, se la cosa vi interessa scrivetelo. Se volete far parte del gruppo, entrate nel gruppo Amici di Ghina rispondendo alle domande. Se avete già questo sistema, meglio ancora,
condividete con noi le vostre esperienze, aiutate magari altre persone a entrare, chi vuole entrare chiaramente, perché chi è che non guarda questo video, chi non gliene frega niente di comunicare o di avere un apparecchio che si autoalimenta da solo, consuma talmente tanto poco che basta un piccolo pannello solare, batterie e pannello solare. C'è da studiare un attimino, quindi vi aspettiamo, scrivete nei commenti cosa ne pensate, seguiteci, se vi piacciono queste cose mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video su questo argomento e su tanti altri argomenti, sempre per vivere meglio. Il nostro amico Ighina è il tema principale perché ci fa da guida, diciamo, e ci lascia un'interpretazione dell'aiuto alle altre persone. Lui faceva tutto gratuitamente, possibilmente gratuitamente, quindi noi cerchiamo di fare la stessa cosa. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao a tutti!